Ciao a tutti, bentornati. Come promesso oggi vi parlerò di lamine. Per prima cosa vi faccio vedere come sono fatte. Cominciamo con la sezione. Questa è la parte che rimane esposta agli elementi, quindi neve e sassi. Qui è dove va la soletta e qui sopra è dove va il core con i sidewall. Vista lateralmente si nota questa struttura regolare che ha lo scopo di aumentare la superficie di contatto della lamina senza comprometterne la piegabilità, diciamo, la possibilità di essere piegata. Vi faccio notare il colore grigio opaco della lamina, è dovuto al fatto che l'acciaio ha un trattamento che rende la superficie porosa e quindi più facile da incollare con le resine. La prima operazione è piegare le lamine, dato che non sono abbastanza elastiche da seguire tutte le curve dello sci, vanno prepiegate, soprattutto nelle punte e nelle code. Il primo metodo che si impara è quello a mano, utilizzando uno strumento come questo o simile. Vi faccio vedere da vicino come è fatto. Come vedete, quando premo la lamina si piega e la piega è fatta. Come potete immaginare ci vuole un sacco di tempo, bisogna fare tante piccole pieghe per poi formare una curva regolare. Dopo aver fatto 2 o 3 sci con questo metodo ho giurato che non l'avrei mai più fatto. Le pieghe da eseguire sulle lamine sono di 2 tipi, quelle orizzontali che seguono il side cut dello sci e quelle verticali che seguono rocker e camber dello sci. Questo è lo strumento che utilizziamo adesso, vi faccio vedere velocemente come funziona. La lamina passa attraverso 3 cuscinetti e viene piegata. Come potete vedere qui c'è un comparatore che mi dà una misura relativa alla distanza tra questi 2 cuscinetti e quello che c'è qui sotto. Quando io li avvicino cambia il valore. Il grosso vantaggio è che una volta che conosco la relazione tra questa misura e la piega che ottengo, posso ottenere sempre lo stesso risultato senza dover ricalibrare lo strumento tutte le volte. Per fare la piega verticale in questa direzione basta cambiare questo pezzetto e scambiarlo con questo cuscinetto. La piega verticale si esegue nello stesso modo, ma ruotando la lamina di 90 gradi. Adesso vi faccio un esempio pratico. Il prossimo sci che dobbiamo costruire è un Evade 106. Quindi ho posizionato sul tavolo le lamine che ci serviranno per fare 5 paia e quello che farò sarà segnare dove cominciano e dove finiscono tutte le pieghe e dove bisogna tagliare le lamine. Per farlo uso questa squadra e una riga d'alluminio con su già tutte le misure indicate. Le segno con 2 colori diversi, uno per le curve orizzontali e uno per le curve verticali. Adesso comincio a piegare le lamine. Come vedete le ho divise in 2 gruppi, ovviamente una sarà per la lamina destra e una per la lamina sinistra negli sci. Comunque lo strumento ha una base rotante, quindi ogni volta che cambio gruppo ruoto tutto quanto. Niente, è un lavoro abbastanza ripetitivo, però si fa in fretta. Una volta fatte tutte le pieghe elimino l'estremità, dato che qui non viene piegata la lamina, rimane dritta. Adesso vi faccio vedere come funziona, poi ovviamente farlo con una telecamera in mezzo non è facilissimo, comunque con la lima si va a contatto, ovviamente la lima contro il tool steel scivola perché non riesce a tagliarlo e una volta che si sente la lima scivolare vuol dire che si è arrivati alla fine. Adesso lo limo e poi vi faccio vedere il risultato. Come vedete dopo la rettifica c'è un bel taglio a 90 gradi, senza bave, e non è solo una questione estetica ma è anche per aiutarci quando dobbiamo inserire poi le lamine nello stampo. Adesso abbiamo le lamine pronte, piegate e tagliate alla giusta misura. Nel prossimo video vi faccio vedere come far sì che stiano ferme durante la fase di laminazione e ancora una volta vi farò vedere come lo facevamo prima e come lo facciamo adesso. Ciao!